Buongiorno a tutti e buon primo giorno di NaNoWriMo. Devo essere sincera, sono rimasta sveglia fino a mezzanotte per poter fare una mezz'oretta di scrittura ieri sera, perché innanzitutto lo trovo una cosa di buon auspicio e in secondo luogo sto scrivendo una storia molto tema Halloween, autunno, e quindi non potevo proprio perdere l'occasione di iniziare la scrittura durante la notte di Halloween. Sono riuscita a scrivere 300 parole, adesso in una decina di minuti inizierò una giornata di scrittura con un'amica. Scriveremo, penso più o meno per tutto il giorno, cercheremo di fare il più possibile in modo da portarci avanti questi primi giorni, perché tutte e due sappiamo che più andremo avanti più faremo fatica a rispettare il goal giornaliero. Senza ulteriori indugi vi auguro una buona scrittura e come sempre fatemi sapere nei commenti come sta andando. Finita la prima sprint ho scritto 380 parole che vanno comunque a sommarsi alle 303 che ho scritto stanotte. Di conseguenza ho scritto totali 686 parole. Contando che sono le tipo 11 del mattino, direi che è un buon traguardo. Fine primo giorno, ho scritto 1851 parole, sono appena passate le 4 del pomeriggio e devo dire di aver finito prima di quanto mi aspettassi, ma di averci messo più di quanto avrei voluto, perché comunque, nonostante mi piacerebbe avere il tempo di passare 3-4 ore tutti i giorni a scrivere per un mese, disgraziatamente la realtà sarà sicuramente diversa. Di conseguenza devo trovare un modo di andare un pochino più veloce o comunque di scrivere di più in meno tempo, perché altrimenti rischierei di restare indietro o con NaNoWriMo o con tutto il resto che devo fare, come ad esempio la tesi. In ogni caso direi che è un primo giorno assolutamente soddisfacente e spero di riuscire a proseguire con questo ritmo anche nei prossimi giorni. Conoscendomi, probabilmente la prima settimana sarà la settimana con il numero di parole più alto, poi dalla seconda in avanti inizierò un pochino a scendere fino a raggiungere probabilmente il deserto totale, il nulla cosmico. Incrociamo le dita comunque, magari non sarà così. Aggiornamento, ho scritto un po' stamattina e sono intorno alle 300-400 parole. Non male, ma vorrei sveltirmi perché ieri sera alla fine sono riuscita a scrivere più di 1667 parole, all'incirca 1700 e qualcosa, ma le ultime 200-300 parole le ho fatte dopo cena ed ero completamente sconcentrata. Non riuscivo a fare niente, ci ho messo 6 ore solo per fare quelle 200 parole, quando invece alla mattina ne avevo fatte il doppio in 20 minuti. Di conseguenza cercherò di scrivere il più possibile nella prima parte della giornata perché sono meno stanca e più attiva, anche se di solito mi sento più ispirata la sera, perché proprio a livello di energia non ce la faccio a fare tanta roba dopo cena. Ho anche perso tempo perché ho improvvisamente deciso di provare Scrivener, visto che ho questa nuova storia e non devo stare a, diciamo, trasportare troppo da un programma all'altro. Ho deciso di fare il mese di prova di Scrivener gratuito per appunto rendermi conto se voglio comprarlo o meno. In generale uso Notion per un sacco di dettagli, però la cosa che mi piace di più di Scrivener è sicuramente il fatto che puoi vedere il manoscritto sia in scene singole sia l'intero manoscritto una scena dopo l'altra, e io sono una che lavora alle scene singole ma arriva sempre il momento in cui ha bisogno di vedere il manoscritto completo per rendersi conto di come stia andando veramente. Di conseguenza ho deciso di provarlo. Se vinco il nano, 25-27 euro non mi sembrano tanto male come prezzo. Se non lo vinco durante il nano posso comunque vincerlo durante il prossimo camp, aprile o luglio, uno dei due. In ogni caso direi che adesso è il momento di fare qualcosa dell'università, che ancora non ho fatto niente stamattina, e scrivere il resto delle parole che mi mancano.
Ho finito per completare diverse scene e ho scritto un totale di 1800, quasi 1900 parole. Sono molto soddisfatta e sono contenta di riuscire non solo a stare al passo, ma anche di essere in grado di portarmi un po' avanti un centinaio di parole alla volta sull'obiettivo giornaliero. Speriamo soltanto che duri e che non mi esaurisca prima della fine del mese. Quarto giorno di NaNoWriMo. Quando ho fatto il programma del mese avevo considerato oggi come un giorno di pausa perché devo consegnare un compito per l'università, ma sono riuscita a finire tutto ieri e stamattina in un paio d'ore ho completato le ultime cose che mi mancavano e ho consegnato. Ho lavorato un po' sul vlog di questa settimana del NaNoWriMo che andrà online settimana prossima. Adesso mangerò e poi ho in programma di passare l'intero pomeriggio a scrivere per cercare di portarmi avanti il più possibile, visto che comunque avrò altre cose da fare durante il resto della settimana, quindi meglio approfittare del tempo libero quando ce l'ho. This is pretty close, but I didn't realize. Buongiorno a tutti e buon quinto giorno di NaNoWriMo. Come avete visto, ieri sono andata a scrivere un po' al cimitero del paese. So che sembra strano, ma è l'ambientazione perfetta per il tipo di storia che sto scrivendo e è un posto molto tranquillo, molto silenzioso, perfetto per concentrarsi. Sono rimasta una trentina di minuti perché poi iniziava a fare un po' freddo e successivamente sono andata in biblioteca dove ho partecipato a un paio di war su Discord per raggiungere il mio daily goal e ho raggiunto le 7174 parole complessive nel progetto. Oggi non ho ancora fatto niente, mi sono svegliata stamattina e ho fatto immediatamente quello che devo fare per l'università. Ho però risolto un problema che era sorto ieri, cioè mi ero bloccata in una scena, avevo scritto 3 diverse versioni e nessuna di esse mi convinceva, mi ero proprio bloccata a livello della trama ed ero molto preoccupata perché ovviamente con NaNoWriMo se ti blocchi sei fregato e nonostante io abbia plottato diverse scene mi sono comunque bloccata perché so dove voglio arrivare, so cosa voglio che succeda, ma non so come farlo succedere. Quindi ho scritto diverse versioni della stessa scena. Alla fine stamattina ne ho parlato con un'amica, anche lei scrittrice, e mi ha aiutato a elaborare una versione alternativa che diciamo risolve il mio problema. Quindi oggi dovrò riscrivere la terza versione della stessa scena, ovviamente senza cancellare quello che è venuto prima, perché regola d'oro del NaNoWriMo, non si cancella niente. Anche se sai che quella cosa non la terrai e dovrebbe essere cancellata, la lasci lì e ne scrivi una nuova versione, così almeno il conteggio di parole non si riduce. Adesso vedrò se c'è qualche word su Discord, altrimenti farò sprint da sola. Ho lezione subito dopo pranzo, quindi sarà qualcosa di molto breve perché devo mangiare. E stasera ho il salotto letterario con un gruppo di amiche. Alcune di noi stanno partecipando al NaNoWriMo, altre invece no, ma siamo tutte scrittrici e ci troviamo per scrivere insieme un'oretta e per parlare di scrittura. Di conseguenza farò, penso, la maggior parte del mio lavoro da lì e poi dopo, penso, dopo cena. Vedremo come va comunque.
Sesto giorno di NaNoWriMo. Ieri sera ho finito per scrivere all'incirca 800-900 parole, indietro rispetto all'obiettivo giornaliero, ma grazie alle parole in più che ho scritto nei giorni passati sono solo all'incirca 300 parole indietro. Queste 300 parole le ho quasi riscritte oggi, stamattina prima di andare in palestra. Ieri sera ho iniziato a plottare parte della storia perché mi sono di nuovo bloccata, mi sono resa conto che quelle scene su cui stavo lavorando non funzionavano e quindi mi sono presa la serata per appunto smettere di scrivere e concentrarmi sul plottaggio. Stamattina ho continuato un pochino a plottare e ho iniziato a scrivere delle nuove scene che sostituiranno poi quelle vecchie probabilmente, e ho scritto appunto intorno alle 200-300 parole, quindi sono tecnicamente ancora in pari. Il problema è che nell'aggiornare il sito del NaNoWriMo, invece di mettere 8.301 parole come conteggio totale del mio progetto, ho messo 80.301 parole, sbloccando tutti i badge del NaNoWriMo, compreso quello su cui clicchi e ottieni la vincita. Ora, purtroppo mi sono informata e una volta dati i badge non vengono tolti, quindi non c'è niente da fare. Io non ho cliccato sul badge, non ho guardato la vincita, non ho toccato niente. Sinceramente non so cosa farò, spero di arrivare a 50.000 parole realmente per la fine del mese, anche se la vedo abbastanza dura. Se non accadrà, vedrò cosa fare. Da un lato mi scoccia usare i premi se non ho davvero vinto, dall'altra una cosa che mi scoccia ancora di più è che siano, diciamo, sprecati. Io adesso non so come funziona, però questi codici di sconti valgono. Mi spiace che se io non li uso vanno un po' persi, ecco. Non so, vedrò cosa fare. Sarà sicuramente un incentivo a continuare a scrivere e arrivare alle 50.000 parole. Speriamo. Un piccolo aggiornamento, sono le 10:30 di sera e io mi sto addormentando. Mi mancano 200 parole per recuperare il distacco a causa della pausa di ieri. Non penso che le farò stasera perché ho concluso la scena e non voglio iniziare una nuova senza aver prima riflettuto bene che cosa voglio fare. Sono comunque a 9.710 parole, quindi giusto un 200 qualcosa sotto. Avrei dovuto raggiungere le 10.000, sono a 9.700, quindi direi che non è andata molto male, ecco. Domani ho intenzione di scrivere ma anche di plottare perché mi sto avvicinando all'Inciting Incident e dopo quello ho delle idee molto vaghe ma non so bene cosa far accadere perché è tutto il secondo atto e non l'ho plottato durante il Preptober, quindi so cosa voglio che accada ma non so come arrivarci, che è più o meno il riassunto di tutto il mio NaNoWriMo. Però devo dire che sono molto soddisfatta. Se tutto va bene concluderò la settimana in pari dove dovrei essere. Se riesco addirittura a portarmi un po' avanti domenica e scrivere più parole, ne approfitterò, spero di riuscirci. Se domenica riesco a scrivere tanto, come ho in programma, potrei addirittura chiudere la settimana con più parole, quelle che dovrei avere. Speriamo. È l'1:15, ho appena finito di pranzare e ho scritto 948 parole. Adesso devo fare un po' di lavoro relativo all'università e più tardi scriverò le 600 e passa parole che mi mancano. Penso di poter andare un pochino oltre il daily goal oggi, ma vedremo come va perché devo portarmi avanti, perché domani ho in programma una write-a-thon di qualche ora con un'amica e quindi sarà la mia giornata completamente dedicata alla scrittura, quindi oggi sarà la mia giornata principalmente dedicata all'università e a tutto il resto che devo fare. Ho ufficialmente finito la prima settimana del Nano. Oggi ho scritto 2000 parole, il più alto numero di parole giornaliere che abbia scritto dall'inizio del Nano. Se non sbaglio l'anno scorso ne ho scritte 2600, vedremo se quest'anno riuscirò a battere questo numero. Domani ho in programma una write-a-thon con un'amica, scriveremo per penso 5-6 ore, vedremo domani, con un obiettivo di 500 parole all'ora. Spero di portarmi ancora avanti perché in settimana dovrò iniziare a lavorare ad altre cose per l'università e avrò quindi
quindi meno tempo. Cercherò sempre di raggiungere l'obiettivo giornaliero, ma potrei ritrovarmi ad essere indietro. Sono arrivata a 11.726 parole se non sbaglio, il che vuol dire che ho quasi finito il primo atto. Dovrebbe esserci, penso, ancora una o due scene e poi dovrò andare con il secondo. Il problema è che ovviamente io il secondo atto non l'ho plottato durante il Preptober, quindi le prossime settimane saranno non solo scrivere ma anche plottare gli altri due atti. Ho un'idea molto generale ma non ho scena per scena e volevo avere almeno qualche scena plottata prima di iniziare, quindi settimana prossima cercherò di fare quello. Speriamo bene. Fatemi sapere nei commenti com'è andata la vostra prima settimana. Siete in pari? Siete indietro? Siete avanti? Avete magari già vinto? Se sì, per piacere fatemi sapere qual è il vostro segreto. Noi ci vediamo con il vlog della prossima settimana. Come sempre in descrizione trovate i social network e i siti di scrittura dove potete trovarmi. Durante la settimana mi troverete su Instagram a condividere aggiornamenti, quindi se vi va passate a trovarmi. Spero che la vostra settimana sia andata bene e come sempre buona scrittura e in bocca al lupo!